Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi nuovo tutorial. Che ci sarà qui sotto? Ben ritrovate sul mio canale e benvenute alle nuove iscritte che aumentano ogni giorno di un po' di unità, quindi vi ringrazio per questo. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video e mi raccomando supportate sempre il canale con un like e un commentino. Oggi andremo a realizzare questo ciondolo che ho deciso di chiamare Tramonto d'Oriente. Il nome mi piace molto, lo trovo particolare e mi sono lasciata da ispirare da questi colori che a volte si vedono nei tramonti. Quindi questo progetto, questo tutorial è un tutorial al bead embroidery. Non è ovviamente, come potrete vedere, di tecnica base, ma è un pochino più avanzato, però potrete sfruttare di questo tutorial la parte centrale in cui incastono una ciambella in pietra, un Danaz, e potete sfruttare ovviamente e carpire i trucchetti per poter fare questa tipologia di elementi. Potreste fermarvi anche semplicemente alla parte del cerchio, altrimenti vi consiglio di seguire tutto il resto, tutto quanto il tutorial, perché secondo me ogni tutorial vi dà la possibilità di capire qualcosina in più di questa meravigliosa tecnica che è il bead embroidery, il ricamo fatto con le perline. Allora, ci serviranno un po' di materiali. Dimenticavo, il video è in collaborazione con la N-Beads. La N-Beads mi ha fornito un po' di materiali. Sulla N-Beads trovate parte dei materiali che vedete qui, e quello che non troverete sicuramente dalla N-Beads sono ovviamente le perline particolari, queste che vedete qua di lato della Vexolo, ma potrete mettere qualsiasi elemento decorativo. Quindi sicuro le Vexolo non le troverete, ma troverete tutto il resto dei materiali tra virgolette perlinosi, quale le matite, le rocaille da 8, le rocaille da 12, quelle da 15, quindi troverete sicuramente delle bugle, delle bugle, e trovate le pietre, quella che utilizzo io qui nella parte centrale, vedete negli scatti fotografici lungo il video, che sono proprio degli anelli in pietra, dove al centro io ci ho messo questi elementi in metallo sempre fornitimi dalla N-Beads, quindi la pietra, questi anelli metallici, le suste sono stati forniti tutte dalla N-Beads. Poi perle, rocaille le trovate, ma non le ho prese in questa collaborazione, ma sulla N-Beads trovate veramente tantissimi materiali, quindi se vi va andate a sbirciare, anche perché la N-Beads ha concesso per le iscritte al mio canale uno sconto di $5 su un acquisto di $30, quindi vale un anno, ed il codice ve lo scrivo qui in sovraimpressione, è Casano 2204. Quindi quando andate a fare il carrello, se scrivete Casano 2204, in automatico vi verranno scalati i $5, perché loro parlano sempre in dollari. Ok, il tutorial sarà fatto in scatti fotografici, quindi oltre le rocaille che vi ho elencato, che sono queste piccole pietrine, sono in vetro, sono come delle bugle, ma sono un pochino più grandine, ma potrete ovviamente utilizzare ciò che vi piace per decorare questa parte. Poi vedrete lungo il video. Poi 8-0 di vari colori, 11-0, 15-0, giusto qualcuna per fare i decori qui in basso. Vi servirà una nappina, vi servirà un pezzetto di beading foundation per andare a cucire, un pezzettino di cartoncino per irrigidire ovviamente il nostro elemento, che in questo caso è un ciondolo. Vi servirà un pezzettino di ecopelle, di ultra suede, quello che siete solite utilizzare, e perline da 6. Vi servono degli elementi o da 6 o da 8 in ematite che trovate comunque, vi metto le foto poi casomai qui, vi faccio vedere che della N-Beads ci sono delle matite faccettate, ci sono delle bugle, questi cilindretti in vetro. Io questi li ho presi in un negozio, che poi vi mostrerò l'unboxing nei prossimi giorni, quindi li ho utilizzate prima ancora di fare l'unboxing. Allora vi mostro il codice delle suste, che sono super super valide. Poi
Vi mostro poi il codice, questo dovrebbe essere il codice dell'elemento in giada, in pietra, questa pietra gialla che vedete. Poi vi servirà un cabochon, questo è da 12, l'ho realizzato io, ma ovviamente potete mettere un qualsiasi cabochon se volete ricreare la stessa forma da 12, quindi questo è il codice. Vi metto comunque l'unboxing giù per vedere tutti i materiali che ho preso all'epoca della NBiz. Praticamente le ciambelle sono elementi come questi ovviamente sono in un altro colore, in un'altra pietra. Ho usato quindi al centro uno di questi elementi in cui poi ho sovrapposto questi elementi, vedete, in acciaio. Ho messo poi questi elementi in acciaio, vedete, sempre presi dalla NBiz, e ho incastrato il nostro, tra virgolette, la nostra ciambella e il nostro elemento in metallo con una perlina da 4 mm. Non vi consiglio di metterla più piccina perché il forellino, questo qui, è abbastanza grandino e quindi ci vuole da 4 mm. Quindi potete prendere il suggerimento da questi tutorial proprio già di come incastrare di come incastonare un anello e poter fare un ciondolo anche semplicissimo. Una cosa che non vi ho detto è che ho utilizzato anche il French wire. Se non sapete cos'è il French wire, vi metto anche di questo un link di riferimento per come utilizzarlo. Io ho deciso di metterlo solo qui nella parte finale per mettere un po' in evidenza questa forma particolare. E niente ragazze, vi lascio al tutorial, spero di aver detto veramente tutto. Se avete domande, naturalmente fatemele pure giù tra i commenti. Dimenticavo ago e filo, io utilizzo sempre Tulip, Miyuki, ovviamente di vari colori. Vi serviranno naturalmente dei pennarelli marker, lo vedete lungo il corso del video, per colorare la base su cui poi vado a cucire. Potreste utilizzare dei pastelli punta morbida, dei pastelli acquerellabili o dei marker. Io li ho utilizzati tutti e due, questo per l'oro e questo invece nella parte esterna dove ho decorato con le perline al brick stitch. Vi mostro quindi in scatti fotografici e un po' registrato tutto quello che ho fatto per questo tutorial e niente ragazze, vi abbraccio, vi saluto e vi auguro come sempre buona creatività. Ciao! Allora, cominciamo semplicemente individuando su un pezzetto di Ultra Suede la parte centrale per andare poi a incollare il nostro dischetto in pietra. Prendiamo ovviamente ago e filo, segniamo e cominciamo semplicemente a cucire. Vedete che esco dal centro della pietra, inserisco gli elementi, l'elemento metallico e la perla da 4 mm. Dopodiché salto ovviamente la perla, rientro nell'elemento metallico e all'interno della pietra, passo un paio di volte in modo da fissare per bene la parte centrale. Se fosse necessario mettete un po' di colla. Dopodiché esco sul bordo esterno della mia pietra e comincio con le Rokyle 11.0 ad eseguire un giro tutto intorno inserendo 2 Rokyle per volta, rientrando poi soltanto in una e rimettendone nuovamente 2, quindi procedo a inserirne 2 per volta passando sempre poi in una precedente. Come vedete ho contornato tutto quanto il mio anello in pietra e dopodiché comincio semplicemente a fare un giro a peyote. Ce ne vorranno parecchi, questo dipende un pochino ovviamente dall'altezza della vostra pietra. La mia è abbastanza spessa, quindi vedrete che seguirò parecchi giri. Ne ho eseguito, come vedete, questo è il primo. Ve lo mostro ovviamente sia di lato che dall'altro, ma ovviamente laterale si vedrà molto più facilmente alla fine della nostra incastonatura. Quindi procedo con un altro giro. Vi mostro ovviamente sempre il laterale per farvi rendere conto dell'altezza che mano a mano che inseriamo le Rokyle andiamo a compensare. Eseguiamo poi un giro a peyote con le 11.0 di colore a contrasto e come vedete sto qui in questa foto, si vede che sto terminando un giro, ve lo mostro anche dall'alto. Però ovviamente non abbiamo ancora raggiunto la parte superiore della pietra per incastonarla, quindi eseguo un altro giro con le 11.0 di colore oro e poi successivamente ancora un altro giro con le Rokyle sempre 11.0, vedete, di colore
fucsia, come vedete siamo al quinto giro. Ecco qui, siamo quasi arrivati al di sopra della nostra pietra e quindi andiamo a eseguire un altro piccolo giro di chiusura tirando un pochino il filo, in questo caso sempre con le 11.0, quindi non andremo a utilizzare le 15.0 per non chiudere troppo. Poi andrò a inserire la mia matite per, tutta quanta sul filo per regolarmi di più o meno quanti elementi ci vogliono per chiudere la mia pietra. Quindi, una volta che ho valutato quante pietre serviranno in ematiti o mezzi cristalli, perle, quelle che utilizzerete, le vado a cucire poi tutte quante una a una. Qui vedete il giro ovviamente finito. Stringo bene e ripasso all'interno di tutte le pietre, dopodiché esco tra lo spazio che c'è tra le due pietre, in questo caso vi mostro velocemente il retro. Dicevo, esco dall'alto attraverso nello spazio tra le due pietre e vado a inserire serocai l'11.0. Poi entro all'esterno invece dello spazio, quindi mi sposto dall'interno all'esterno inserendo delle rocaille e creando quindi questa sorta di archetti con le 11.0 tutte quante intorno al mio elemento appena incastonato. Vedete, si andrà a creare questa sorta di corona. Ovviamente vedrete che c'è lo spazio tra l'incostonatura e questa corona ed ho deciso di andare a inserire quindi le bugle. Le inserirò tutte quante alternate con una 11.0 per valutare quante ce ne vorranno. Dopodiché le inserirò tutte quante, ok? Andrò a chiuderle a cerchio ripassando un paio di volte e poi le andrò a fissare cucendo attraverso la base, quindi scenderò e salirò attraverso la base ed attraverso le rocaille. Non tirate troppo perché comunque non deve fare difetto, ma deve venire questa sorta di cerchio con le bugle ben adagiate al di sopra del nostro elemento. Questo è il risultato alla fine del nostro lavoro. Procediamo poi andando a colorare un pochino di beading foundation con il colore oro ed andiamo a prendere le 8.0 ed andiamo a cucirle tutto intorno all'elemento appena realizzato, sempre alla stessa maniera, di due in due. Poi vedete qui il giro finito, vedete che a destra si vede che sono ripassata, a sinistra le rocaille sono ancora un po' lentine, quindi ripassate bene il lavoro per stringere tutte quante le rocaille attorno al nostro elemento. Dopodiché prendo un pochino di colla e vado a fissare nella parte sottostante ad incollare il mio cabochon da 12, ma potrebbe anche essere da 10 o da 14. Io l'ho messo da 12 e quindi ve lo mostro e vado ad accerchiare questo cabochon con delle rocaille 11.0 di colore blu un po' screziato. Poi vado a prendere le mie vexolo, vedete, esco da un lato, inserisco 3 vexolo e poi rientro nell'elemento più su, come vedete in questo modo a mo' di ventaglio. Resterà un piccolo spazietto al centro che poi andremo a coprire. Come vedete dalle foto cucio poi le vexolo anche nel foro superiore ripassandone una ad una per fissarle bene. Se volete potete anche mettere sotto un pochino di colla. Vedete che nello spazietto c'è inserito una 8.0 per non far vedere la base sottostante. Faccio lo stesso lavoro anche al lato sinistro. Eseguo poi un ulteriore giro con le rocaille 11.0 di questo colore fucsia e dopodiché decido di prendere il French wire. Per loro che non conoscessero il French wire e come si cuce semplicemente allargando questo tubicino a molla e cucendolo. Vi metterò comunque il video di riferimento. Vedete che poi al centro, dopo aver messo il French wire tutto intorno, vado a inserire una perla, una 11 nella parte sottostante e poi riempio tutta la mia parte con delle 15.0. Metto poi il French wire anche nella parte superiore e dopodiché vado a decidere poi la nappina che andrò ad inserire. Arrivati a questo punto il nostro ciondolo è quasi terminato, quindi ve lo mostro da vicino, ve lo mostro da vicino, ve lo mostro da vicino. Come vedete si vedono tutti gli elementi, compresi il French wire che ho messo anche nella parte superiore. Adesso non ci resta che tagliare
l'eccesso di Beading Foundation, perché ovviamente strada facendo ho modificato il disegno e quindi alla fine metterò una nappina che richiama un pochino tutti quanti i colori. Come potete vedere, alla fine quando si mette insieme il blu, il fucsia, queste sfumature tutte insieme, questo colore alla fine sta benissimo. Ok, adesso procedo quindi col taglio, vi mostrerò altri scatti fotografici del taglio e della finitura, penso che la farò al brick stitch, quindi vi mostro gli scatti fotografici. Mi raccomando, quando tagliate, fate attenzione a non tagliare i fili di cucitura del French wire e tagliate in modo ortogonale, cioè dovete posizionare le forbicine belle dritte rispetto alla base, quindi non all'interno e non troppo all'esterno. Per avere un lavoro ordinato, poi quando andiamo a mettere le perline al brick stitch deve essere insomma tagliato bene. Ok, poi vi mostro dalle foto. Ciao! Ecco l'elemento ritagliato. Una delle scelte più complicate è decidere il colore per fare la finitura. Io ho deciso di utilizzare questo colore che voi in camera vedete marroncino, ma assolutamente non è un marroncino, vedete, è come se fosse un bordeaux violetto blu screziato, e questi sono dei Lato e sono come colorazione molto simili. Ci proviamo a mostrarle qui sul tappetino, anche se come già saprete i viola e i rossastri insomma non si notano molto. Qui sembra insomma questo un marrone e questo un viola, ma invece vi assicuro che insieme, ecco, forse così stanno veramente carini, perché questi hanno un sacco di screziature. Ovviamente vado a scegliere anche una base per, cioè non una base, una stoffina dell'Ultra Suido pelle per il retro. Adesso scegliamo tutto ed è molto importante scegliere anche il colore del filo da utilizzare per fare il brick stitch. Andiamo a vedere tutto. A questo punto il filo ne è pochino, ma dovrei farcela. Questo. Allora, ero un pochino indecisa tra questo blu per creare una sorta di contrasto con le rocaille che abbiamo messo e con poi il contorno di questi bei colori, però alla fine penso che metterò questo, che è di quelli che hanno un po' di retina, è tipo un'ecopelle. Questa sicuramente qualitativamente mi piace di più, però ci faremo andare bene anche questa e vedete che verrà un ottimo risultato. Mi raccomando, andiamo a colorare sempre la nostra beading foundation con o dei colori acrilici qui sul laterale o con dei pastelli acquerellabili. Ognuno ha un suo metodo. Io in genere utilizzo i pastelli acquerellabili, però insomma fate in modo che non si veda la base al di sotto delle nostre rocaille. Procediamo quindi con un pennarello a fare la sagoma del nostro elemento sia sulle copelle che sul cartoncino. Il cartoncino lo dobbiamo tagliare ovviamente più piccino del nostro ciondolo, perché lì non ci dovremo cucire. E dopodiché con questi tre elementi andremo a formare una sorta di sandwich ed ad incollarli tra loro. Potete usare la bisettimila oppure l'asulit, insomma la colla che preferite. Vedete, io comincio con metterla sul cartoncino che vado ad adagiare nel centro del nostro elemento, e dopodiché vado a mettere anche le copelle e a fissare il tutto. Prendo poi il marker di questo colore, una sorta di bordeaux, e vado a colorare il laterale della mia beading foundation così che non si veda tra le rocaille. Una volta che abbiamo fatto tutta questa operazione, ci siamo colorate anche un pochino le mani, possiamo procedere con il brick stitch. Se ovviamente non sapete la tecnica del brick stitch per contornare un bijou al bead embroidery, vi lascio il link giù nell'info box in cui mostro come eseguirla qui sul mio canale. Non ve la mostro perché altrimenti
questo video diventa super 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 lungo, ma soprattutto per voi noioso. Quindi procedo. Io parto da questo angolo e procedo. Presa dalla foga di finire, mi ero dimenticata di inserire la nappina. Per fortuna la colla non ha fatto ancora presa, quindi vado ad inserire la mia nappina qui in basso tra i due strati e do qualche punto. Alzate anche lo strato di cartoncino e poi rifate insomma questi piccoli passaggi con la colla prima di cucire. Ai ai ai! Esercitate un po' di pressione e fate asciugare ben benino. Io non ve l'ho mostrato, ma ho dato anche qui qualche punto di cucitura tra attraverso le perline e la beading foundation, ovviamente non attraverso il cartoncino. Non ve l'ho mostrato perché avendo già messo il cartoncino era veramente complicato, però insomma, poi ho riposizionato la colla e adesso aspetto per poter proseguire col brick stitch. Giusto qualche scatto per farvi capire come ho cucito la nappina per evitare che veramente si potesse poi spostare. Visto che ormai mi trovavo qui con l'ago e filo ad aver cucito, ho cominciato da qui la finitura al brick stitch. Ovviamente poi qui in basso andremo a chiudere. Inserendo poi una perlina per volta faccio tutto il mio profilo al brick stitch. Vi mostro la parte davanti, qualche dettaglio del di dietro, usate precise e costanti quando lo andate a cucire, mi raccomando. Allora, ho terminato tutto quanto, vedete, il mio profilo al brick stitch. Questo è il retro. E ho inserito sempre una perlina per volta, due iniziali, una per volta ed ho chiuso. L'unico punto dove ho inserito due perline è qui, perché ovviamente dovevo creare una sorta di punta, ok, e poi collegarmi all'altro lato per chiudere. Quindi vabbè, io adesso sono ripassata e quindi mi vedete da questo lato, ma in realtà ho inserito l'ultima perlina, poi ho inserito due perline e con questa mi sono andata a collegare alla prima del brick stitch. Poi ovviamente vedrete le foto ravvicinate e eventualmente riuscirete a capire. Questo è il retro. Come vedete è venuto molto bene, sono soddisfatta veramente di questo ciondolo, lo trovo molto bello e ho deciso di chiamarlo Tramonto ad Oriente perché non lo so, mi è venuto questo nome e quindi Tramonto ad Oriente. Poi vi metto una foto tutto intero, non riesco a mostrarvelo. Adesso risalgo tra le rocaille, creo un cappietto e andrò a mettere il gancio che mi è stato fornito sempre da Line Beads. Allora, questi sono i ganci, vedete, secondo me ci stanno bene. Va bene, adesso poi andrò a inserire le rocaille, poi non so se ci metterò una catena d'acciaio, se metterò un laccio, non so ancora niente, non ho deciso ancora nulla. Questo è il codice di queste suste bellissime, che secondo me per questa tipologia di ciondoli sono veramente il top. Ok, quindi risalgo e poi vi farò una foto di tutto il nostro ciondolo Tramonto ad Oriente finito. Allora, come vedete, ho individuato il centro del mio ciondolo e ho individuato quindi le tre perline centrali. Quindi la prima la lascerò ovviamente vuota e uscirò da, diciamo, la penultima da questa e vado ad inserire 4 rocaille, salto una rocaille al centro e dentro dall'altro lato e quindi attraverso le rocaille mi sposto avanti e indietro per fissare il mio gancio. Vedete? In questo modo il gancio sarà perfettamente centrato, quindi osservate bene il davanti del lavoro e segnatevi la rocaille che sarà da riferimento per quella precedente e quella successiva per creare il nostro archetto. Dopodiché semplicemente io da questo punto entrerò nella rocaille da cui sono partita e farò sparire il mio filo all'interno della creazione e taglierò il filo in eccesso e poi ovviamente ci metterò il mio piccolo tag, vi mostro con delle foto. Che spunto con l'ago attraverso le copelle, quindi
ci sarà questo filo che ne esce fuori, dopodiché con le forbicine lo vado a tagliare e come vedete non si vedrà assolutamente nulla. Allora ragazze, vi lascio con questa bella immagine del nostro ciondolo tramonto ad oriente. Spero che vi piaccia e se ovviamente mi rendo conto che ovviamente non è un tutorial super facile, però potete fermarvi alla parte iniziale e farlo quindi solo nella parte superiore o incastonare semplicemente una ciambella. Insomma, prendete da ogni tutorial e da ogni video qualche consiglio, cercate di carpire dai tutorial dei trucchetti per diventare sempre più brave. E niente, vi saluto, vi abbraccio e vi auguro come sempre buona creatività a tutte. Ciao!